E questo è il motivo per cui ho deciso di togliere la moquette. Ok, adesso andremo ad aspirare e poi pulire con il rubettino lì con l'acqua. Io per pulire la moquette metto nel serbatoio della cosa per lavare questo qua e questo qua. Questo sinceramente l'ho preso a Ticotà, la macchina non la lava bene ma la tappezzeria sì. Ok, ho fatto la prima sezione delle 4 e onestamente la differenza si vede abbastanza bene le due tonalità di grigio, grigio scuro, grigio chiaro, era quello più o meno. Tac. Ok, adesso non mi resta che finire tutto. Questa parte ho deciso di registrare proprio tutto il processo per confrontare i punti, quelli un po' più sporchevoli, tipo qua la moquette è proprio completamente attaccata, a parte c'è proprio la forma del piede. Poi qua iniziamo. Un altro punto che non so in realtà perché qui la moquette è un po' rovinata. Ok, iniziamo a pulire. Questi sono i lavori dell'infinito. L'unico motivo per cui sto continuando questo lavoro in maniera così persistente è che sento il profumo che sta emanando la moquette e rispetto al puzzo di prima, di muffa, di stantio, è soddisfacente. Come un po' quando tagli il giardino, che vedi l'erbetta tutta bassa. Questo è il risultato. Ancora deve finire di asciugare, però è veramente soddisfacente. Io aspetterò che asciughi e poi lo rimetterò nella macchina. Non farò vedere il processo del video perché è incasinato. Nel mentre che la moquette asciuga io andrò un attimo a ricontrollare questi cavi qua, perché nello smontare diciamo un paio di cavi mi sono rimasti in mano. Non è la prima volta che lo ricontrollo, infatti qualche annetto fa avevo già risistemato i cablaggi più importanti sotto il volante, anche per eseguire la conversione al modello della 451 mi sembra. Come lavoro è abbastanza semplice, si tratta di levare il nastro qua, controllare nel mente se c'è qualche cavo che se magari si è disconnesso, si è tagliato, magari un paio fanno contatto perché si sono cotti. Prima di fare questi lavori attaccate la batteria, sempre. Ok, i cavi da questo lato sono stati controllati, ce n'era solo un paio che erano un po' cotti e sono stati isolati. Adesso passo a rimettere qui il nastro telato che avevo tolto perché, tolta la moquette, qua sotto c'era un ristagno d'acqua incredibile, quindi ho tolto tutto per guardare e asciugare. Ecco rimosso. A questo punto la parte sotto la andremo a togliere, questa parte plasticosa, e andremo a rifarla con la macchina da cucire in ecopelle, e per questo qui mi sa che lo rifarò in 3D per dargli un design un po' più carino. Questo che vedete che ho realizzato con il carta dovrebbe essere diciamo lo stencil che poi andrò ad utilizzare per appunto tagliare e cucire la pelle. Quello che mi ha consigliato il tappezziere della zona è prestare molta attenzione a come viene fatto il modello. Mi ha dato questo consiglio e io ci tengo a riportarlo, perché magari è una cosa scontata, ma per chi non ha esperienza nella cucitura come me forse può essere uno spunto interessante. Un'altra cosa che ho visto viene effettuato sempre sul modello, queste linee che serviranno poi come punti di accoppiamento, e adesso andremo a metterli sulla pelle, l'andremo a contornare 1 centimetro in più per fare appunto la ribaltina, la cucitura carina.
Adesso andrò a rifare tipo queste linee tutte storte, un po' più precise con la riga, e utilizzerò questo, ma un gessetto in realtà andrebbe bene. E già così è roba di lusso questa. Questa è la macchina da cucire che andremo a utilizzare, è una di quelle a pedali, era della mia nonna. Per il momento andrò a sostituire il filo nero con quello rosa. Se uno dice perché il rosa, a causa imprevisti c'è stato un taglio al budget. Per chi se ne fosse accorto, sì, l'ho messo all'incontrario, maledetta dislessia. E infatti non riuscivo più a capire come fare ad unirlo. Allora, il pezzo è venuto malissimo e quindi lo andremo a rifare. Mi sa che qui per la cucitura centrale lo andrò a fare completamente nero per renderlo invisibile. Accorcerò il passo, che sarebbe la distanza tra un punto e l'altro, e per evitare questa cosa qua mi sa che ci passerò 2 volte. Quindi adesso andrò a togliere le 2 cuciture, quella sopra e quella sotto, e andrò a utilizzare questi pezzi come nuovo modello invece di usare quello di carta. Questa sagoma l'ho appena provata nella Smart e è perfetta, quindi adesso andrò a rifarlo la terza volta. Sono venute orribili, devo capire come fare a tirare questi fili. La terza era la volta buona, sono molto soddisfatta di come è venuto. Qui è un po' imperfetto, però ho ancora tanto da imparare. Adesso andrò a rifare questo con la stampante a resina per avere una qualità migliore. Bene, i nostri 3 modelli sono stati ritagliati, adesso andremo a cucirli. È venuto male, quindi lo andremo a rifare. Secondo tentativo. Questo lo metto solo per dire che questo è lo spoiler del prossimo video. E non c'entra la Smart, c'entra la GT. Dopo ben 1, 2, 3 tentativi un'altra volta, alla fine ce l'abbiamo fatta. Se volete vedere il risultato finale iscrivetevi, perché nel prossimo video lo faremo vedere. Il prossimo video potrebbe uscire tra una settimana, 2, ma anche un mese. E se voi siete iscritti sicuramente non vi perderete il risultato.